Cos'è sta roba? No, un faggaio! Non vedo niente. Benvenuti nella moschea dello sceicco Laftullah. C'è un bellissimo passaggio per la via Perloxiana che dice che uno spettatore europeo prima di arrivare qua non si sarebbe mai potuto immaginare che il disegno astratto potesse avere una bellezza così vertiginosa. Adesso ci vediamo anche la testa della Fra dentro, l'inquadratura. Siamo alla moschea dello Shah, costruita dallo Shah Abbas nel primo decennio, i primi 2 decenni del XVII secolo, del 1600. Entrambi troviamo la cupola un filo psichedelica per le 9:30 di mattina. Immagina farti di acido e iniziare a girare qua sotto in Venuti sulla terrazza queste magnifiche colonne del palazzo di Ali Capoue, fatto costruire dallo Shah Abbas I verso la fine del XVI secolo. Ciao a tutti da questa casa tradizionale in cui abbiamo dormito a Isfahan, che vi consiglio, costa poco, è molto carina, come vedete, ottima colazione, gentili loro, molto disponibili, c'è anche il parcheggio a pochi metri da qua. Adesso riprendiamo le moto e ripartiamo. In mezzo a sto casino. Adesso andiamo alla cattedrale armena di Bank, che è qua sotto, un paio di chilometri dall'altra parte del fiume. Dopodiché prenderemo una strada che ci farà fare così, deviare per questa strada secondaria sopra un lago salato e da qua andremo verso Meibod, dove ci fermiamo stasera. Nel mezzo vi faremo vedere un paio di cose molto carine e stasera ci fermiamo qua a Meibod, dove c'è un bellissimo caravanserai e altre robette particolari. Questo è l'Isfahan Traditional Hotel dove ci siamo fermati questi 2 giorni a Isfahan. Tra l'altro questa cosa su cui ci siamo fermati sembra di no, ma è pericolosissima. La Francesca prima stava rischiando di volare a causa di sta cosa ultra scivolosa. Vediamo di non morire su questa roba scivolosa. Qua gli omini che portano le robe dentro il bazar, auto che non si capisce come facciano a passare. Auto che vengono in direzione contraria, senza senso. C'è il rosso e vanno, ma vi giuro che ci sono dei momenti in cui non tocco. Merci. With motorbike. Merci. Beautiful Iran. Okay, thank you.
questa è la cattedrale di Vank, che non siamo riusciti a vedere perché ci sono dei problemi con degli orari in sto paese. Fanno una pausa di 3 ore e noi non abbiamo 3 ore da aspettare qua perché la giornata è già lunga così. Lo Shah Abbas trasferì gli armeni dell'Iran da Jolfa a Nuova Jolfa, che è questo quartiere qua, che è un quartiere armeno dentro Isfahan da oltre 400 anni, dove tantissime ragazze non hanno il velo, e qua viene molto più tollerato, essendo un'enclave armena di fatto, di religione armena, anche se avrebbero l'obbligo anche loro di portarlo. Siccome questa sacca dell'acqua che ho qua dentro, la sacca da 2 litri, ha il tubo esterno che non è ovviamente termico, per cui quando adesso ci sono 40 gradi, considerate che l'acqua che c'è nel tubo è incandescente, e quindi ho preso il mio tubo, lo ciuccio tutta quest'acqua bollente, la tengo in bocca e me la praticamente con calma riverso addosso. Ieri l'ho fatto anche sui guanti e questa cosa fa effetto condizionatore, refrigerante, sensazione stupenda e sopravvivo. Si trasforma sempre tutto in una baraonda. Vai. Vai. Sì. Asmaya masuk dokter. E tra poco si dovrebbero vedere delle robe abbastanza interessanti. Eccole lì. Cosa sono? Dei giganteschi cacatoi. No, cosa intendi? Ci sono delle gigantesche torri per la raccolta della cacca di piccione. La cacca di piccione, non so se si possa chiamare guano. Comunque la cacca di piccione è stato il più grande fertilizzante, praticamente, insieme alla cacca di pipistrelli e altre robe, della storia fino all'avvento della chimica moderna all'inizio del Novecento. È estremamente interessante il fatto che questi sono praticamente delle raccolte cacche. E come facevano ad attirare i piccioni? Ah, non lo so come. O li imprigionavano dentro e dopo cacavano dentro. Sì, ma so che se si entra ti fanno pagare uno sproposito, un po' una mezzo scammer, ho letto su iOverlander. Eh sì, per fare i nidi. Tu guarda. Vabbè, ma magnifico! Cioè, stiamo andando con la moto dentro un labirinto. Aver visto la seconda città di adobe più grande dell'Iran e al mondo, perché seconda solo a Bam. Ci sono tante di quelle cose che vorrei vedere, ma se dobbiamo arrivare a Meibod per stasera è una follia. Cos'è sta sabbia? Sabbia, si torna in Marocco! Bisogna farla veloci, che sennò questa ti porta dove vuole lei.
occhio. Ci sono dei pezzi profondi, No, aspetta che rallento. Cazzo, cos'è sta roba? No, un fangaio! Non vedo niente. Scusa, non l'ho fatto apposta, perché io non potevo rallentare su quella sabbia là. Ma io sono d'accordo, ma tu non hai idea di cosa mi hai fatto. Dovresti vedermi. Sono pieno di polvere. Tu non hai... cioè, riesci a vedermi? No. Oddio, cosa hai in faccia? Mai starvi dietro quando c'è la sabbia. Io devo andare veloce perché poi col sudore ti si è attaccato in faccia. No, bellissimo. Laggiù ci sono delle dune di sabbia immense, sembra Berzuca Marocco, ma qua dovrebbero fare i rally. Queste sono dune alte come palazzi. Guarda che è verde là davanti, com'è possibile? Guarda, cioè quando ci ricapita, sì, ma guarda che roba, il verde con le dune, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. Ma guarda, ma sono rose? Sono rose! Io mai nella vita ho visto una distesa di rose infinita con dietro le dune, che mi sembra di essere a Merzuga. No, guarda. Le famose rose che ho bevuto, l'acqua di rose, i dolci alle rose, i profumi alle rose, iraniana. Qui, questo è uno dei posti dove vengono coltivate. Che bello, piste vere e proprie. E laggiù sulla destra al lago salato. Ma non è tipo quelli irraggiungibili come sono in Turchia o da altre parti. Per andarci sopra devi attraversare il deserto. È partito il cane! Che meraviglia! Non andare nel mezzo. Non l'hai imparato dalla Georgia che nel mezzo non bisogna mai andare? Che bello! Dimmi che non sei caduta. Guarda le volte come sono conservate. Non ci posso credere. Allora, siamo arrivati in questo meraviglioso caravanserraglio che non so quante persone abbiano effettivamente mai visto, e io mi sono dimenticata di mettere in carica i caschi, tutto l'impianto dei caschi. Vi linko il video dove vi raccontiamo la tour di ricarica che abbiamo sul casco. Quindi ho l'interfono scarico. Allora, Medeo adesso cosa sta facendo? Collego un cavo aggiuntivo che non era previsto in origine. Il power bank serve per la GoPro, ma in realtà guarda, è tanto sporca perché ho mangiato. In realtà avere un power bank sul casco può servire anche in emergenza a caricare l'interfono. Solo che siccome io qui ho tutto volante, adesso ci mettiamo. Ecco che bellezza!
Vabbè, ci si ingegna, ragazzi, nella vita. C'è acqua ancora qua dentro? Oddio, è anche profonda. È un po' lercia. Quanto profonda è sta roba? Un paio di metri. Trovo meglio così che con la tenere scarica che avevo in Marocco sulla sabbia, perché a quanto pare avere tanto peso sul retrotreno mi facilita. Galleggia più l'anteriore, visto che io non è che abbia tanto peso, la tenere non si accorge di me. Dai, guarda che strada incredibile! Siamo a 2100 metri di altitudine. Questo paese è veramente magnifico. Hello! Di sera e ci sono 38 gradi. Praticamente fa più caldo adesso che a mezzogiorno, come percepita. Non so dove stiamo andando, ma che faccia così caldo a quest'ora è un po' preoccupante. 39 gradi e sono le 7. Comunque fa buio molto presto. 6:30 qua. Questo? Siamo arrivati a Chak Chak. Guarda che panorama. Che panorama. Poi inizia la salita.